morta Sinéad O'Connor e come sempre vengono iconati di vomito. Ma questa volta non facciamo parlare i nostri di malumori, facciamo parlare quelli di Morrissey, cantante degli Smith, il quale scrive queste parole. Aveva solo se stessa da dare, ed era molto. Era stata scaricata dalla sua etichetta dopo averle fatto vendere 7 milioni di album. Era diventata bizzarra, sì, ma mai poco interessante, non aveva fatto niente di male. Era orgogliosamente vulnerabile e l'industria musicale ha una certa ostilità per i cantanti che non si adeguano e che non vengono riconosciuti finché muoiono, quando ormai non possono replicare. Il crudele circoletto dei famosi oggi rigurgita elogi per Sinéad, con i soliti idioti appellativi di icona e leggenda. La elogiate adesso solo perché è troppo tardi. Non avete avuto il fegato di sostenerla quando era sola e vi cercava. La stampa etichetta gli artisti scocciatori per quello che non concedono e Sinéad l'hanno chiamata triste, grassa, sconveniente e pazza. Ah, ma oggi no. Dirigenti discografici che non l'hanno accolta nel loro roster sfoggiano i loro più affascinanti sorrisi oggi. Si mettono in coda per definirla icona femminista e celebrità da 15 minuti e creature maligne dell'inferno ed etichette discografiche che coltivano un'artificiosa diversità si affollano su Twitter per esprimere le loro vuote stupidaggini, mentre siete stati proprio voi che avete costretto Sinéad ad arrendersi, perché rifiutava di essere etichettata ed era stata messa da parte come succede sempre a quelli che cambiano il mondo. La riflessione prosegue: chi si è curato abbastanza di loro per salvare Judy Garland, Whitney Houston, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Billie Holiday? Dove vai quando la morte appare come la via d'uscita più facile? Questa follia della musica valeva la vita di Sinéad? No, non la valeva. È stata tormentata semplicemente perché era se stessa. Come al solito, quelli del giro giusto non c'entrano il punto e a mascelle serrate tornano a ripetere gli stupidi, insultanti appellativi di icona e leggenda, quando il giorno prima avrebbero usato per lei parole più crudeli e sprezzanti. Domani questi ipocriti adulatori ritorneranno nei loro cessi online e alla loro comoda cancel culture e alla loro superiore morale e ai loro epitaffi di vomito pappagallesco. Sinéad non ha bisogno del vostro sterile sbavare. Ora, sarebbe troppo facile iniziare a parlare di Sinéad O'Connor, raccontare le canzoni, eccetera, eccetera. Di certo non possiamo cambiare la situazione attuale, purtroppo. Quindi l'evento che ha fatto scaturire questo discorso. Però possiamo cercare di comprenderla e di capire il grado di indignazione che noi dovremmo avere di fronte a queste cose. E anche la nostra responsabilità. Sì, ho detto la nostra responsabilità, perché ne abbiamo e come. Parafrasando De André, curiosamente non Lazza e non Madame. Chissà com'è. Anche se voi vi sentite assolti, siete lo stesso coinvolti. E sì, coinvolti, lo siamo tutti. Perché se una casa discografica può permettersi di prendere qualcuno, accantonarlo, dimenticarlo, non rendergli nessun tipo di riconoscenza per quello che gli ha provocato, sempre lo può fare in virtù solo ed esclusivamente del guadagno. In soldoni questo significa che quando ci lasciamo convincere dall'ultimo eroe di cartone, dall'ultimo buffone che nasce dal nulla e viene lanciato lì con la hit estiva, le famose canzoni stagionali, in realtà noi, seguendo come un branco di pecoroni questa dinamica, diamo ragione alla casa discografica alla quale accantona tutto quello che non si veste come gli piace, non parla come gli piace, o almeno non parla più come gli piace ora che sono cambiate le dinamiche sociali, non asseconda la politica e magari in qualche caso si permette anche di fare la polemica con il Vaticano, che non si può toccare. Li possono mettere da parte perché noi, invece di dire «Oh, vogliamo quelli buoni», dove cazzo è messo a quello? Noi lo vogliamo risentire a quello, perché quello è bravo, quello ci rappresenta, quello dice cose che ci piacciono. Oh, magari lo pensiamo per un secondo, subito, ci passa di mente, perché arriva la hit estiva, andiamo, vai, tutti sotto il gazebo, beviamo sto spritz di merda. E sotto al gazebo del Ciringhito ascoltiamo la hit del momento, del tizio di turno, del pagliaccio di turno, almeno a livello statistico, che ci propone l'ennesima cazzata e mentre noi ascoltiamo le sue cazzate ci dimentichiamo della musica, ci dimentichiamo dell'arte, ci dimentichiamo di quelli buoni e consentiamo all'etichetta di guadagnare con l'eroe di cartone
e quindi tutto sommato non piangere troppo per quanto riguarda la mancanza del tipo bravo. È un discorso molto molto simile a quello che abbiamo fatto quando dicevamo bisogna comprare i dischi se vogliamo contare qualcosa nella musica e se vogliamo far produrre la musica che ci piace. Link in descrizione. Quando le case discografiche accantonano qualcuno perché è troppo libero, perché è troppo sensibile, perché è troppo diverso dalla massa, perché è troppo artista, mi sembra che ci sia un problema. E mi sembra che questa sia una spiegazione più che logica, più che ovvia alla schifezza che c'è in giro in questo momento. Se vai d'accordo con le case discografiche, se vai d'accordo con il popolino, se vai d'accordo con la massaia e con l'adolescente, difficilmente sarai un artista. Se in più gli artisti li lasciamo accantonare come se niente fosse, tirate voi le conclusioni. E non facciamo finta di niente, perché altrimenti mi tocca ricordare delle vicende che ci vivono molto da vicini. Masini vi dice niente? Uno che è entrato come un uragano devastatore nel panorama italiano. Uno che ha portato testi, una crudezza, una qualità, una competenza, un carattere musicale e canoro devastante. Io la vicenda la ricordo, ma adesso la vado a leggere per come se la ricorda Wikipedia. Tuttavia, a causa dei temi trattati nei primi 2 album, iniziarono a circolare maldicenze sul cantautore, alimentate dalla stampa italiana. Ai miei amici della stampa, Si diceva e si scriveva persino che Masini fosse uno iettatore e che le sue canzoni portassero i giovani alla depressione e addirittura al suicidio. Questo spinse Masini a scrivere vaffanculo e chiaramente a dargli ragione generando ulteriori censure, ulteriori polemiche, eccetera. In tutto ciò, un disco che veniva considerato un flop con 400.000 copie, oggi sarebbero numeri impensabili, e se vi interessa vi rimando al video in descrizione. Beh, alla fine Masini per 4 anni non produce più niente, viene abbandonato da tutti e quando produce l'album Scimmie, del quale sono orgogliosamente fiero, se l'è praticamente autoprodotto. Ma si sa che se non hai gli appoggi e i vantaggi in giro in radio non ci vai e quindi l'imbecille nel ciringhito non ti può sentire e se quindi non ti sente non ti conosce, perché non ti cerca, perché non gli piace la musica, perché in realtà a lui della musica non gliene frega un cazzo. E quindi nel 2001 Masini, devastato, distrutto da queste vicende che sono assurde, decide di abbandonare la musica. Fortunatamente poi ritornerà, andrà a Sanremo, vincerà tra l'altro. Ma questa è una delle pagine più vergognose della nostra storia. Ed è strettamente legata alla vicenda di Sinéad O'Connor e a tante altre purtroppo che ci sono. E a questo punto i meno svegli mi diranno: e vabbè, ma che colpa abbiamo noi? Beh, dove cazzo eravate quando succedeva tutto questo? Ve lo dico io dove eravate. Eravate nei bar a ridere di Masini, eravate nei bar a fare le battutine su Masini, eravate nei bar a sfottere quelli come me che Masini lo apprezzavano, eravate a parlare di musica pur non capendone niente, eravate ad ascoltare Ambrangiolini, eravate ad ascoltare Questa è la mia casa di Giovanotti, che poi negli anni sarebbero diventati Gazzosa, che poi negli anni sarebbero diventati altri, oppure qualche schifosa band straniera che tanto sono piaciute sempre in Italia, i Seventeen, Take That, anzi, Gary Barlow, gli Hanson. Beh, insomma, ci siamo capiti. E quindi sì, se l'industria musicale può prendere la gente, farla a pallottolina come la carta e buttarla nel cestino e proporre un deficiente X e guadagnare gli stessi soldi, la colpa sta dell'unico tizio in questa faccenda che può veramente decidere qualcosa. Cioè quello che dice: non lo voglio il deficiente X, riprendi quello dal cestino della carta. E quindi sì, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.